Se sei al lavoro e guardi fuori dalla finestra sognando di vivere in un posto bellissimo facendo un lavoro più appagante, ecco come puoi fare. Ogni volta che pubblico un video in cui racconto la mia storia o quella di chi, come me, ha cambiato vita nel lavoro più volte, spuntano sempre anche commenti acidi, rabbiosi, velenosi. Beato te, tu sei fortunato. Ma io non posso, io ho dei doveri. Facile parlare, tu avevi le possibilità. Ma davvero? Davvero la felicità si misura con la fortuna o con qualche presunto privilegio? Se anche tu senti che c'è qualcosa che non torna in questa visione rassegnata della vita, allora resta con me, perché in questo video ti parlerò di scelte che cambiano la vita. Io la mia storia l'ho già raccontata in vari video qui sul canale YouTube Rurale Digitale, dove parliamo di come si può vivere bene nei borghi italiani. Il mio percorso non è stato lineare, ma fatto di strade sterrate, cambi di direzioni, cadute, ripartenze. Non c'è niente di romantico in tutto questo e non c'è nemmeno un briciolo di fortuna. Nessuno mi ha regalato niente. La visione che mi ha guidato? Semplice: vivere bene, con dignità, tempo, senso. L'entusiasmo? C'è stato, ma non era quello da copertina. Era l'adrenalina che ti prende quando finalmente smetti di subire. E la razionalità è sempre stata presente, perché ogni scelta che ho fatto l'ho valutata, pesata e me la sono caricata sulle spalle, compresi i fallimenti. Ci sono persone che hanno fatto percorsi tradizionali, si sono sposate, hanno fatto figli, un mutuo, un lavoro fisso, tutte scelte rispettabili, ci mancherebbe, ma poi a 50 anni scrivono che non possono cambiare vita e dicono che io sono fortunato, come se qualcuno gli avesse puntato la pistola alla tempia a loro. E invece no, le hai fatte tu quelle scelte e va bene così se davvero ti rendono felice. Ma se il sabato pomeriggio, magari dal parcheggio dell'Ikea, commenti con rabbia i video di chi ha fatto scelte diverse, allora forse tanto felice non sei. Non accetto che mi si dica sei stato fortunato, perché la vita me la son sudata tutta, passo dopo passo. Il proverbio dice: chi è causa del suo mal pianga se stesso. E anche se può suonare duro, è la pura verità. Nessuno ti ha incatenato a un destino di frustrazione. Al massimo ti sei legato da solo, con i tuoi compromessi non negoziati. Ma il lavoro che mi è capitato, ma io ho le responsabilità, ormai è troppo tardi, i figli. Quante volte le hai sentite anche tu queste frasi? E quante volte magari le hai dette anche tu? A me fanno incazzare, perché non è accettabile sentir parlare di vita che mi è capitata, come fosse piovuta dal cielo. La vita non è un contenitore prestabilito, è un progetto e può essere modificato anche in corso d'opera. Difficile? Certo. Doloroso? Spesso. Lungo? Sicuramente. Ma possibile? Sì, cazzo, possibile. Vivere in gabbia non è l'unica via. Puoi sempre cambiare binario, anche se la locomotiva è arrugginita. È vero, ci sono limiti, ma non esistono vite completamente bloccate. Esistono persone che smettono di provare. Il punto è: vuoi cambiare o vuoi lamentarti? Perché chi si lamenta molto spesso continuerà a rosicare davanti alla felicità degli altri. Ma chi si pone domande vere che fanno pensare, prima o poi trova anche la forza di cambiare. Magari non sarai mai ricco, magari non cambierai città, ma puoi cambiare prospettiva e a volte è l'unica cosa che serve. Non tutti sono fatti per fare scelte radicali, non tutti hanno la forza di mollare tutto e trasferirsi in un borgo, ma tutti, e dico tutti, hanno diritto a una vita che li rappresenti, non quella che capita, non quella che bisogna fare, ma quella che ha senso per te. Certo, esistono leader e gregari, chi prende iniziative e chi segue, ma non esiste niente che obbliga a essere infelici. Puoi vivere con meno, ma vivere bene. Puoi trovare un equilibrio, anche se non diventerai mai, non so, un neurochirurgo. Io, ad esempio, non sarò mai un ingegnere aerospaziale che lavora con Elon Musk per andare su Marte, anche se mi piacerebbe. Ma pazienza, so che posso fare altre scelte e scelgo ogni giorno una vita che non mi faccia venire il mal di stomaco ogni lunedì mattina.
Non è mai troppo tardi per provare a vivere meglio. Esistono 1000 strade, ma devi metterti in cammino. Serve metodo, serve tempo, serve preparazione, serve razionalità. Ma chi si muove ha una possibilità, chi resta fermo ha solo alibi. Il futuro non è già scritto, anche se ti sembra già deciso, e le possibilità non finiscono a 40 anni. E allora, invece di provare invidia per chi ha fatto scelte diverse, prova a farti domande diverse. Forse non cambierai tutto, ma magari riuscirai a cambiare il modo in cui ti svegli al mattino, e non è poco. Ci vediamo al prossimo video. Per non perderlo, iscriviti al canale, metti un like, un hype, commenta e condividi. E poi guarda questo video.